Buongiorno, io ho deciso di parlarvi della Immacolata Concezione perché comunque è un tema che ancora una volta ci aiuta a capire come determinate verità vengano costruite nel tempo. L'Immacolata Concezione si riferisce al fatto che la Madonna sarebbe l'unico essere umano nell'intera storia dell'umanità ad essere stata concepita senza la macchia del peccato originale. Perché, come sapete, secondo la dottrina cristiana, noi tutti nasciamo marchiati da questo segno che ci avrebbero lasciato i nostri progenitori, quindi la nostra anima nasce con questo timbro che poi deve essere cancellato. E quindi la prima cosa da dire prima di arrivare a sviluppare alcuni temi molto interessanti, molto curiosi, in relazione a come è stato costruito sia il concetto e poi il dogma addirittura dell'Immacolata Concezione, vediamo innanzitutto che cos'è questo peccato originale. La dottrina ce lo spiega come il frutto negativo della disobbedienza di Adamo ed Eva, che avrebbero evitato di eseguire l'ordine dato dall'Elohim che comandava nel Gan Eden, che era l'ordine di non avvicinarsi ad un certo albero. Eva lo fa, di questo ho già parlato in altri video e quindi non torno sulla concretezza di quello che è avvenuto, e questi adamiti, cioè Adamo ed Eva, vengono allontanati dal Gan Eden, cioè dal cosiddetto paradiso terrestre. Ma leggendo attentamente la Bibbia si capisce che lì non c'è un peccato originale e tantomeno c'è un peccato originale che poi passa nella discendenza, lasciando quindi una macchia in tutta l'umanità, da quel momento in avanti fino alla fine dei tempi. Una macchia che richiede poi quindi degli interventi riparatori che dovrebbero essere effettuati da dei mediatori, quindi da questa struttura intermedia che avrebbe il compito di riportare le nostre anime a Dio, cioè di ripulirle e di riconciliarci con il Padre Celeste. Ma per quanto riguarda il peccato originale, che cosa dice la stessa esegesi cattolica? Leggiamo la nota che si trova nella Bibbia di Gerusalemme. La nota è redatta dagli esegeti della scuola di studi biblici di Gerusalemme, che è una scuola domenicana, e quando esaminano questo passo dell'Antico Testamento, cioè di Genesi, dicono: qui apparentemente non si tratta di un castigo per l'uomo a motivo di una colpa già commessa, ma di una misura preventiva. E poi dicono: non bisogna cercare qui tutto ciò che vi è stato letto in seguito, sia che si tratti di riletture bibliche, per esempio quella di Paolo, Romani 5, oppure prima lettera ai Corinzi, o delle formulazioni dogmatiche della Chiesa. Cioè la stessa esegesi cristiana riconosce che in quella vicenda biblica non ci sono le fondamenta per elaborare quella dottrina che Paolo per primo ha accennato nella sua lettera ai Romani e poi nella lettera ai Corinzi. Quindi abbiamo una prima testimonianza di questa sostanziale inesistenza del peccato originale. Quando nel marzo del 2016 ho fatto l'incontro con i rappresentanti delle più importanti religioni che fanno capo all'Antico Testamento, si è parlato nel corso di quell'incontro pubblico del cosiddetto peccato originale, che ad esempio sappiamo che per gli ebrei in sostanza non c'è, tant'è che il rabbino dice: io ho un po' di difficoltà a parlarne perché non voglio offendere la sensibilità di nessuno. Cioè lui sapeva di essere a fianco di, diciamo, tre correnti di pensiero religioso che invece, almeno formalmente, credono nel peccato originale, e dice: quindi non vorrei offendere la sensibilità di nessuno, ma continua: per quanto riguarda il peso del peccato originale all'interno dell'umanità, nella tradizione ebraica il peso di questo è molto inferiore rispetto a quello che troviamo nella tradizione cattolica. Nell'ebraismo questo non c'è, se non in maniera estremamente velata, cioè diciamo che è stato molto leggero
nell'esprimere la sua opinione. Molto più pesanti ed in modo sorprendente sono stati invece i teologi appartenenti al cattolicesimo, al cristianesimo, soprattutto al cristianesimo riformato protestante, che invece con mia sorpresa, devo dire, hanno detto questo. Per esempio, il biblista protestante ha detto: tra Genesi 3, il racconto della vicenda, e Romani 5, cioè la lettera di Paolo, dove l'apostolo Paolo dice che per mezzo di un uomo la morte è entrata nel mondo, evidentemente non c'è coincidenza. E anzi, uno leggendo Paolo si può chiedere dove trova quell'idea. E questo conferma esattamente ciò che abbiamo letto prima, cioè in quel passo dell'Antico Testamento quest'idea del peccato originale non c'è. Che cosa ha detto il teologo cattolico docente alla facoltà di teologia dell'Italia del Nord? Ha detto: staccherei il concetto di peccato originale da un concetto clanico del peccato, cioè che uno ha peccato, i genitori hanno peccato e i figli se lo tirano dietro. Una roba di questo genere, secondo me, nel Nuovo Testamento è ampiamente sconfessata, anche se purtroppo è stata ampiamente usata in teologia. Ecco, quindi siamo di fronte alle stesse affermazioni dell'esegesi cristiana che nega questa esistenza del peccato originale. E allora come si è arrivati al fatto che nel 1854 Pio IX, nella bolla Ineffabilis Deus, ha proclamato addirittura il dogma della Immacolata Concezione di Maria? Immacolata Concezione di Maria, dogmaticamente proclamata, significa che Maria è l'unica persona al mondo ad essere nata senza la macchia del peccato originale. Ma se la macchia del peccato originale non c'è, che cosa dogmatizza questo dogma? A mio avviso dogmatizza il nulla, perché tutti noi nasciamo senza la macchia del peccato originale, per fortuna. Però la Chiesa, dopo lunghi secoli di travaglio e di pensiero, ha sentito il bisogno di rendere dogmatico, cioè non discutibile, questo asserto, questa affermazione. La Madonna è l'unica a non avere il peccato originale. Ma se lo sappiamo tutti che il peccato originale non c'è, lo sappiamo tutti nel momento in cui studiamo con mente serena, con mente tranquilla, e allora questo dogma che significato ha? E soprattutto da dove deriva? Questo dogma deriva da, come ho detto prima, un lungo travaglio all'interno della elaborazione della teologia o del cosiddetto magistero della Chiesa, un lungo travaglio perché ovviamente non tutti erano d'accordo, giustamente, perché date le premesse direi che non si può che non essere d'accordo. Ma chi è stato quindi il primo che ne ha parlato? Manco a dirlo, è stato Agostino di Ippona, il quale che cosa ha fatto? Da un lato ha stabilito in modo formale e direi descritto e definito in modo formale l'idea del peccato originale che era stata abbozzata già erroneamente da Paolo nella lettera ai Romani. E contemporaneamente, sempre Agostino, in uno dei suoi trattati, ha detto che la Madonna ne è immune, mentre tutto il resto dell'umanità, la definisce lui, è una massa dannata, quindi una visione veramente negativa, pessimistica di tutta l'umanità. Bene, se noi siamo una massa dannata, non lo siamo perché c'è un peccato originale, lo siamo perché lo vogliamo essere, quindi nel momento in cui ce ne rendiamo conto, ne prendiamo consapevolezza, possiamo anche fare dei passi indietro. Quindi non è una condanna, un sigillo che ci arriva dalla notte dei tempi e al quale non possiamo sfuggire, no, tranquillamente. Allora, Agostino ha detto appunto che la Madonna, essendo la madre di Dio, non poteva essere macchiata dal peccato originale, e di lì in avanti è cominciata l'elaborazione che naturalmente aveva una necessità, che era quella di trovare della documentazione nei cosiddetti testi sacri
per poter arrivare ad affermare questo fatto, no? Perché non poteva essere soltanto una elaborazione teorica fatta dalla Chiesa. E allora quali sono i passi dove sostanzialmente la Chiesa trova una anticipazione profetica, in un certo qual senso, a questa nascita immacolata di Maria? Beh, un primo passo lo trova nel libro dei Proverbi, che come al solito andiamo a leggere direttamente nelle Bibbie che tutti noi abbiamo in casa. Nel libro dei Proverbi, nel capitolo 8, il versetto al quale la Chiesa fa riferimento è il versetto 24, dove si dice: quando non c'erano ancora gli abissi, io fui generata, quando non c'erano ancora le sorgenti cariche di acque. Ecco, benissimo, si prende questo versetto, lo si riferisce alla Madonna. A parte che non si parla di concepimento privo di macchia, ma il capitolo 8 non è altro che un capitolo nel quale la sapienza fa l'elogio di se stessa e parla di se stessa e dice che lei è stata creata prima di tutte le altre cose. E io vi invito a leggerlo. Io ne leggo soltanto qualche altro versetto. Io sono l'intelligenza e a me appartiene la forza. Per mezzo mio i re regnano e i capi amministrano la giustizia. Per mezzo mio i principi governano e i nobili giudicano la terra. Io amo coloro che mi amano e quanti mi cercano mi troveranno. Ricchezza e gloria sono presso di me, pienezza di beni e giustizia. Il mio frutto è migliore dell'oro, quello fino. I miei prodotti sono preferibili all'argento puro. Cioè qui è la sapienza che parla, una sapienza personificata. Quindi la Madonna non c'entra niente, assolutamente niente. Viene estrapolato un versetto, viene attribuito a lei e sulla base di questo versetto partono delle elaborazioni. Ma ce n'è un altro che è del Cantico dei Cantici e andiamo a leggere anche questo. Nel capitolo 4 il versetto che viene utilizzato è questo: tutta bella sei tu, amica mia, e nessuna macchia è in te. Bene, questo versetto viene preso e usato per identificare Maria e per definirne l'assenza di macchia del peccato originale. Qui non c'è nessun riferimento a Maria. Il Cantico dei Cantici è un libro erotico nel vero senso della parola, con dovizia di particolari. È la descrizione del rapporto tra due innamorati ed è una descrizione fatta in modo poetico, ma chiarissima del rapporto sessuale tra due innamorati. Non ci sono dubbi. Poi successivamente è stato interpretato come rappresentazione allegorica dello sposalizio tra Dio e la nazione di Israele. Poi, quando si è creato il cristianesimo, è stato ulteriormente interpretato il Cantico dei Cantici come ancora qui la rappresentazione allegorica dello sposalizio tra Dio e la Chiesa. Nulla di tutto questo, nulla di tutto questo. Guardate, senza andare oltre, io vi invito a leggere il Cantico dei Cantici, è bellissimo, un'opera poetica, un'opera eroticamente poetica o poeticamente erotica, ma rimango sempre nel capitolo 4, quello che viene utilizzato per definire l'assenza di macchia nella Madonna. Allora il versetto, lo ripeto, è: tutta bella sei tu, amica mia, e nessuna macchia in te. Mi hai ferito il cuore, sorella mia, sposa, mi hai ferito il cuore con uno solo dei tuoi sguardi, con una sola gemma della tua collana. I tuoi germogli nettare stillano le tue labbra, o sposa, miele e latte sono sotto la tua lingua, e la fragranza delle tue vesti è come la fragranza del Libano. Un giardino chiuso tu sei, sorella mia, sposa, un giardino chiuso, una fonte sigillata. I tuoi germogli sono un paradiso di melograni con i frutti più squisiti, cipro con nardi, nardo e zafferano, cannella e cinnamomo. E lei risponde: destati, aquilone, entra, austro, soffia sul mio giardino, stillino i suoi aromi, entri il mio amato nel suo giardino e ne mangi i frutti più squisiti. C'è bisogno di spiegarlo?
No. L'importante è non prenderlo e attribuirlo alla Immacolata Concezione di Maria, perché non c'entra niente. Poi un terzo passo che viene utilizzato dalla Chiesa è quello di Luca 1,28, che andiamo a vedere, nel quale l'arcangelo Gabriele si reca da Maria. E dovete sapere che lo leggeremo poi quando leggeremo il Protovangelo di Giacomo, dove si parla dell'infanzia di Maria, lì lo leggeremo anche in relazione alla verginità di Maria, cioè al concepimento virginale di Gesù, però lì per esempio si dice che Maria era vissuta nel Tempio dai 3 ai 12 anni e poi era destinata al servizio del Tempio. Ora sappiamo cosa significava essere anche destinati al servizio del Tempio, e c'erano una serie di fanciulle che appunto venivano prese perché appartenenti ad una dinastia regale, non fanciulle a caso, appartenenti ad una dinastia regale, quindi erano destinate ad un progetto futuro. Bene, Maria era una di queste. In Luca 1,28 abbiamo l'arcangelo Gabriele, lo leggiamo di qui dove c'è anche il testo greco, così almeno l'arcangelo Gabriele dice Kai eselton pros auten eipen, quindi è entrato presso di lei, disse Caire che caritomene, che viene normalmente tradotto salve piena di grazia. Bene, questo piena di grazia viene interpretato come appunto stracolma di grazia divina, dunque priva della macchia del peccato originale. In realtà in greco ha un significato preciso. Caire intanto significa rallegrati, gioisci. Che caritomene è il perfetto medio passivo del verbo caritò, che significa rendersi belli, rendersi graziosi, rendersi pieni di grazia estetica. Quindi ciò che dice Gabriele, gioisci Maria, tu che ti sei fatta bella, gioisci, fra parentesi, in sostanza abbiamo scelto te per fare ciò che deve avvenire. Quindi in realtà anche qui questa espressione caire che caritomene, il piena di grazia, non ha nulla a che vedere con una spirituale grazia divina, ma riguarda proprio la bellezza di Maria e il fatto che fosse stata scelta per un certo tipo di progetto che doveva essere avviato. Ora, questi sono sostanzialmente i passi che vengono utilizzati per giustificare su base testuale, cioè Antico Testamento e Nuovo Testamento, questo dogma della Immacolata Concezione, che ripeto è un dogma che non dogmatizza nulla perché il peccato originale non c'è e quindi nessuno di noi nasce macchiato, quindi neppure Maria ovviamente, ma Maria esattamente come tutti gli altri. Questo dogma viene proclamato nel 1854 da Pio IX. Poi succede che nel 1858 iniziano le cosiddette apparizioni mariane a Lourdes. Ricordo che nelle apparizioni mariane Bernadette Soubirous, quando parlava di quella figura femminile, la chiamava nel dialetto locale Acherò, che vuol dire quella là, non la Madonna, quella là, perché non sapeva chi fosse. Se non sbaglio, nella 16ª apparizione, quella figura femminile nel dialetto locale avrebbe detto che Soi era Immacolata Concepción, cioè che vuol dire che è una particella introduttiva quasi introducibile. Soi, sono, era è l'articolo femminile, Immacolata, io sono Immacolata Concezione. Ora, siamo nel 1858. Stante il fatto che il peccato originale non c'è, stante il fatto che il peccato originale è stato inventato da Paolo e soprattutto da Agostino di Ippona, il quale contemporaneamente ha pure inventato il concetto che la Madonna fosse l'unica immune dal peccato originale, stante il fatto che nei secoli la Chiesa ha dibattuto su questo discorso della concezione di Maria, perché ripeto, non tutti erano d'accordo, perché ovviamente al di là di quelli che vogliono imporre delle verità ci sono anche quelli che ragionano, chiaramente. Che cosa possiamo pensare del fatto che questa figura femminile abbia detto, forse, a Bernadette Soubirous, io sono l'Immacolata Concezione? Se era la Madonna, lei non lo sa che il peccato originale non c'è? E se non era la Madonna, che cosa ha detto veramente?
oppure che cosa le è stato fatto dire. E questo vi dico che è un sospetto che era già presente allora, cioè già allora c'era chi diceva che quella ragazza veniva manovrata e che a quella ragazza venivano fatte dire, o meglio, attraverso quella ragazza venivano fatte dire a quella figura femminile delle cose che forse quella figura femminile non aveva detto. Diciamo che il sospetto è quantomeno legittimo, anche perché per pura combinazione diciamo che nel 1854 viene proclamato il dogma della Immacolata Concezione, nel 1858, guarda caso, la Madonna verrebbe a confermare la validità di questo dogma che, come ho detto, non dogmatizza nulla. Quindi su questo vale la pena di riflettere, vale la pena di riflettere molto attentamente, di riflettere con la propria testa, perché i dubbi sono quantomeno molti. Ciao!